Buongiorno a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Come ogni giorno facciamo il punto in casa Inter con le ultime in vista dell'amichevole di oggi contro il Milan e naturalmente parlando di calciomercato. Sarebbe vicinissimo l'accordo per il Cuti Romero che è però subordinato ad un'uscita e andremo a vedere anche perché Romero dal punto di vista delle caratteristiche potrebbe essere un upgrade rispetto a Pavard e andremo poi a trattare naturalmente tutte le ultime di giornata, quindi col nome di Moussa Diaby, di Stankovic e tutto quello che riguarda naturalmente la nostra Inter. Iniziamo da ciò che scrive il Corriere dello Sport, iniziamo proprio dal nome di Romero. Naturalmente io vi ricordo anche un bel like al video e l'iscrizione al canale per dare un grandissimo supporto con due semplicissimi click. Il Corriere dello Sport titola Romero ha dato la parola, Inter e Cuti Chelsea dipende da Pavard. Agli Spurs 40 milioni con bonus, al giocatore 5,5 netti a stagione. Praticamente l'accordo tra Inter e Tottenham sarebbe stato trovato per 35 di parte fissa più 5 di bonus, quindi parliamo comunque di un ottimo accordo se valutiamo che un calciatore nel pieno della carriera, che è un titolare della nazionale argentina, un calciatore che sicuramente permetterebbe di alzare l'asticella. Per quanto riguarda invece l'accordo col calciatore, ecco la Gazzetta dello Sport riportava di un accordo ancora da trovare, ancora da definire, in realtà il Corriere dello Sport invece riporta un accordo trovato sulla base di 5 milioni e mezzo a stagione più qualche bonus, quindi col calciatore che sarebbe disposto ad abbassarsi anche di un po' lo stipendio, al Tottenham guadagna circa 6,5 bonus compresi, anche attirato dalla prospettiva di un Inter che sta cercando un vero upgrade per la difesa. Il nome di Stones sarebbe stato un incentivo in questo senso. Il punto qual è? L'Inter non può chiudere per Romero perché c'è bisogno di un'uscita pesante e il nome riporta sempre a Benjamin Pavard. Perché? Perché Pavard in primis occupa tra l'ammortamento e l'ingaggio lordo circa un costo di 13 milioni all'anno. L'accordo per Romero ne andrebbe ad occupare circa 17, quindi 5,5 netti poi da fare all'ordo dell'ingaggio, più i 35 del cartellino, ovviamente divisi, ipotizziamo per 5 anni di contratto, andrebbe a pesare per circa 17 milioni sul bilancio annuale. E quindi in primis per una questione economica l'Inter deve procedere prima all'uscita di Pavard e poi naturalmente c'è anche la questione del sovraffollamento. In questo momento ci sono 6 difensori, chiaro Romero sarebbe il settimo, non è quella la strada che intende percorrere l'Inter. Ho parlato prima di un upgrade tra Romero e Pavard. Per caratteristiche, perché magari se prendiamo il miglior Pavard non è inferiore a Romero, ovviamente per il miglior Pavard mi riferisco a quello per esempio del Bayern Monaco o anche quello del primo anno all'Inter che fece molto bene. Parlo di upgrade per quanto riguarda le caratteristiche e prendo questo grafico con i percentili, in realtà era un po' che non parlavamo dei percentili sul canale e ecco c'è proprio una differenza per modo di interpretare il ruolo difensivo. Pavard molto più bravo in conduzioni, in passaggi, la percentuale dei passaggi in avanti, queste sono le statistiche dell'ultimo anno all'Olympique Marsiglia, ma se andiamo a prendere quelle dell'ultimo anno all'Inter non erano molto differenti, ad eccezione forse dei duelli aerei. Mentre vediamo Romero più forte dal punto di vista prettamente difensivo, quindi per palloni recuperati, per la percentuale di duelli difensivi vinti, meno conduzioni, meno passaggi, però il numero di passaggi progressivi, il percentile sui passaggi progressivi è anche leggermente superiore a quello di Pavard. E quindi questo cosa ci fa capire, questo grafico? Che prendiamo un profilo molto più da difensore che non da conduzioni. Pavard è ottimo da terzo di difesa, Romero è il centrale che per caratteristiche probabilmente manca all'Inter, perché è il centrale che ha buone letture difensive, che può aiutare anche i compagni di reparto ad essere una guida, che è aggressivo e irruento, ma appunto con attenzione tattica, non ha l'aggressività per esempio di Cialobà che è molto irruento però spesso fa delle sbavature, cali di concentrazione. Romero è più attento in questo senso e rappresenterebbe un upgrade per l'Inter se rapportato anche alle altre caratteristiche che sono presenti in rosa, perché all'Inter, l'abbiamo detto spesso, manca il centrale di difesa, ovviamente mancava, adesso è arrivato Stones,
E quindi per esempio ci sono Akanji e Bissek che sono più da terzo di difesa, quindi per magari conduzione, bravura tecnica, chiaramente danno anche copertura, però non sono quei profili ideali per giocare al centro, mentre con l'arrivo del Cuti Romero avremmo praticamente la coppia di centrali. Stones che dà più leadership, più letture difensive, meno irruenza, a cui però difficilmente possiamo chiedere 40 partite stagionali, visti i problemi fisici che ha avuto negli ultimi anni. E poi avremmo, ecco, Romero, che è quel profilo più aggressivo, più da rottura della linea difensiva, più con quella irruenza e quella idea di giocare, ecco, in avanti, tra virgolette, come richiede Christian Chivu. Pavard in questo momento sarebbe invece un'altra opzione come terzo di difesa, e quindi insomma si andrebbe un po' a sommare a quella che è la posizione ideale di Bissek e secondo me anche di Akanji. Naturalmente c'è poi il discorso, che non è secondario, dove dare la priorità. In questo momento l'Inter la sta dando alla difesa e quindi insomma per completare il reparto arretrato noi abbiamo detto più volte, probabilmente oggi ci sarebbe la necessità di dare priorità al quinto. Perché l'Inter starebbe dando priorità a questa operazione Romero con l'uscita di Pavard? Poi chiudiamo anche il discorso sull'argentino, perché Pavard ha solo 2 anni di contratto, non ha grandi interessi, non cederlo quest'anno rischierebbe di portarlo fino alla scadenza per poi perderlo a zero. Quindi insomma l'Inter invece con una cessione tra i 12 e i 15 milioni potrebbe anche evitare la minusvalenza e sostituire il peso a bilancio con quello di un calciatore comunque affermato, con esperienza internazionale, titolare della nazionale argentina. Negli ultimi 2 mondiali ha giocato 2 finali, di cui naturalmente una vinta, quindi chiaramente sarebbe un upgrade sia dal punto di vista, ecco, della prospettiva di non perdere Pavard a zero, sia per le caratteristiche attualmente presenti nella rosa dell'Inter. Ribadisco, 2 calciatori comunque diversi per modo di interpretare il ruolo, e probabilmente oggi serve più Romero. Andiamo avanti anche con gli altri articoli. Leggiamo sulla Gazzetta dello Sport: Stankovic blindato, no a 40 milioni, attesa Romero. Dell'argentino ne abbiamo appena parlato. L'Inter invece per Alexander Stankovic avrebbe ricevuto un'offerta da 40 milioni da parte del Brentford, offerta assolutamente rifiutata. L'Inter non valuta la cessione di Stankovic e lo stesso calciatore non è minimamente interessato a partire, perché Chivu in Stankovic vede il futuro da regista. Già quest'anno potrebbe essere molto utile per il turnover quando Çalhanoğlu non sarà a disposizione, per inserirlo sempre di più nei meccanismi dell'Inter. E il grande vantaggio di Stankovic, ma comune a tanti centrocampisti dell'Inter, è quello di poter giocare da regista ma anche da interno di centrocampo, e quindi non soltanto come sostituto di Çalhanoğlu ma anche con Çalhanoğlu. Quindi parliamo, ecco, di un profilo che assolutamente può rappresentare il futuro dell'Inter, e non si valuta minimamente la cessione di Alexander Stankovic. Proseguiamo anche con gli altri articoli e leggiamo invece sul nome di Moussa Diaby. Leggiamo: Inter per Moussa Diaby c'è l'insidia Bayer. I tedeschi vogliono riportarlo a casa e offrono condizioni migliori all'Al Ittihad. Ecco, praticamente su Diaby ne abbiamo parlato anche ieri. L'Inter provava a prendere il calciatore, però era fondamentale inserire una contropartita, quindi uno tra Pavard e Aslani, per abbassare il costo, quindi con una parte cash che arrivava a 18-20 milioni per liberarsi comunque di un esubero. Il Bayer Leverkusen invece già da questo punto di vista potrebbe accontentare l'Al Ittihad con un'offerta dai 30 ai 35 milioni. Lato calciatore invece il Bayer Leverkusen proporrebbe una prospettiva di 4-3-3, quindi col giocatore nel suo ruolo naturale. All'Inter dovrebbe fare il quinto, per quanto in maniera, ecco, un po' snaturando le sue caratteristiche, quindi magari non proprio a tutta fascia, quindi non un quinto naturale ideale, perché è chiaro a Diaby difficilmente potremmo richiedere di fare il lavoro che per esempio faceva Dumfries, però in un certo senso comunque snaturando un po' quelle che sono le sue caratteristiche, perché non potrebbe neanche esimersi dalla fase di non possesso. E quindi, ecco, la prospettiva tattica potrebbe poi la prospettiva tattica del Bayer Leverkusen potrebbe interessare maggiormente Diaby. E poi c'è il discorso legato all'ingaggio. Il calciatore per tornare in Europa è pronto a decurtarsi l'ingaggio da 15 milioni netti all'anno,
ma il Leverkusen comunque ne propone di più, arriverebbe a circa 6,5 milioni netti all'anno, quindi ingaggio superiore a quello che proporrebbe l'Inter. Questo quindi porta ecco a complicare quella che era una pista. Francamente non mi dispiace minimamente che si sia complicata, perché per me sarebbe stata l'ennesima scelta un po' avventata, prendere un esterno d'attacco per farlo giocare a tutta fascia, quando per di più abbiamo già Diouf che ad oggi agisce come un esterno d'attacco, perché sì, parte da quinto, ma poca fase difensiva, progressione palla al piede, va a creare scompiglio nella metà campo avversaria. Insomma, ad oggi non ci serve qualcuno che faccia un tipo di lavoro simile. E c'è poi il nome di Nico Gonzalez, che in realtà ecco ci sono state delle precisazioni, non è stata l'Inter a contattare l'entourage, ma sarebbero stati gli agenti del calciatore a proporlo all'Inter. È un nome che però non scalda particolarmente, anche perché non, ecco, si vede in Nico Gonzalez comunque un calciatore da adattare a quinto, e magari ecco anche nel dribbling nell'uno contro uno non porterebbe neanche la stessa imprevedibilità di AB molto probabilmente, quindi insomma è un nome che ad oggi non convince, ad oggi non c'è un profilo già identificato su cui puntare per quella corsia di destra, tanto è vero che anche nell'amichevole di oggi ci sarà un po' la solita staffetta tra Luis Enrique e Diouf, due calciatori molto diversi, ma al momento è ciò che è in rosa Chivu, lo stesso Chivu che insomma sottolineò dopo l'amichevole col City che c'è una necessità di prendere un quinto. Ecco, insomma, lui aveva parlato anche dal punto di vista numerico, ad oggi l'Inter ne ha 3,5, furono le parole dell'allenatore, quindi è chiaro che serve un altro elemento sulla corsia esterna. Proseguiamo anche con gli altri articoli di giornata e arriviamo proprio alle parole di Chivu riguardo al derby di oggi. Sulla Gazzetta dello Sport leggiamo un derby dell'altro mondo. Chivu carica l'Inter ma pensa al Monza, virgolettato, lì niente Tula. L'allenatore nerazzurro sull'esordio in campionato, difficile avere Lautaro e Thuram alla prima. Proseguiamo poi sul Corriere dello Sport, Chivu voglio vedere un Inter in crescita, pronti a fare sacrifici. E delle parole di Chivu parla anche Tutto Sport, il titolo è Pio Bonni, l'altra Tula, per l'esordio in Serie A. Chivu, mettere in campo Lautaro e Thuram già alla prima giornata vorrebbe dire assumersi dei rischi e non è così semplice farlo. L'allenatore all'Inter non ha ancora vinto un derby ma fa spallucce. I trofei ad agosto non contano, a me in questa fase della stagione interessa la crescita della squadra. Ecco, praticamente Chivu ha già parlato anche della prima di campionato, sottolineando come, per esempio, calciatori come Thuram, Lautaro, in realtà anche Stones, arriveranno a 10 giorni dall'inizio del campionato ed è difficile puntare su di loro perché significa comunque prendersi dei rischi, puntare su un calciatore magari per 90 minuti dopo 10 giorni di preparazione. Quindi alla prima giornata vedremo quasi sicuramente Pio Esposito titolare, non è escluso che la coppia sia proprio Pio Bonni e magari con un risultato favorevole potremo vedere anche l'inserimento a gara in corso di qualche giovane. Dei giovani ha parlato proprio Chivu e ha sottolineato che insomma calciatori come Di Marco, come Stankovic, come Pio Esposito devono essere degli esempi per i giovani che vogliono crescere. Poi ha sottolineato comunque che c'è bisogno che i vari giovani, quindi come Mosconi, Drissù, Topalovic, Lavelli eccetera, hanno bisogno di adattarsi ad un'intensità superiore, perché ha sottolineato le differenze tra il calcio giovanile e la Serie A per quanto riguarda proprio ecco, l'intensità di gioco, il ritmo. È un qualcosa che avevamo sottolineato più volte, è un qualcosa insomma di cui ne parliamo in molti. Il calcio giovanile, la primavera, secondo me non prepara i calciatori al grande salto. Poi c'è qualcuno che spicca particolarmente, per esempio Marello, io vedo un calciatore che non è molto lontano dagli standard della prima squadra, ovviamente delle differenze ci sono, ma secondo me non è molto lontano. Altri che accusano comunque una netta differenza per il ritmo e qui poi ecco andrebbe aperto un discorso enorme sul modo di lavorare nelle giovanili italiane. Ne avevamo parlato anche dopo City Inter di questa situazione, ne avevamo parlato in live, probabilmente andrebbero rivisti dei metodi di lavoro per avere delle giovanili che portino i calciatori ad essere, non dico già pronti, ma molto vicini al livello della prima squadra. Oggi invece, ecco, come ha sottolineato Chivu, c'è una netta differenza per intensità di gioco e questo a volte può mettere anche un po' in difficoltà, aggiungo io, dei giovani che vengono appunto aggregati alla prima squadra. Chivu poi ha sottolineato che naturalmente il calcio d'estate conta poco, l'importante sono i principi di gioco e la crescita della squadra. Ovviamente, come abbiamo sottolineato più volte,
Naturalmente il risultato finale, per quanto sia un derby, conta poco, l'importante, ecco, è il progresso della squadra e i vari principi di gioco, insomma, se vengono rispettati l'evoluzione dal punto di vista tattico. Leggiamo anche Çalhanoğlu gioca i primi minuti, Akanji si allena, quindi oggi toccherà anche a Çalhanoğlu, Sušić, Bonni mettere i primi minuti nelle gambe di questo precampionato. Akanji si allena ad Appiano. Andiamo a vedere anche quella che è la probabile formazione. Martinez partirà titolare in porta, quindi dico partirà titolare perché poi ci sarà la solita girandola di cambi. Pavard, Bissek, Bastoni, ed è la stessa sia tra Gazzetta dello Sport che il Corriere dello Sport. A centrocampo Barella, Stankovic e Zielinski, è la stessa formazione che riportano i due quotidiani. Sulle corsie esterne, ecco, Di Marco, entrambe le testate lo portano come titolare. Sulla destra la Gazzetta punta su Luis Enrique, il Corriere dello Sport su Diouf. Naturalmente lì sarà staffetta, quindi giocheranno con ogni probabilità un tempo ciascuno. Probabile che parta Luis Enrique perché Diouf per esempio è partito dall'inizio contro il City. Vedremo quali saranno le scelte di Chivu. In attacco P. Esposito sarà titolare. La Gazzetta dello Sport riporta Mosconi dal primo minuto, mentre il Corriere dello Sport riporta Bonni, quindi con l'attacco che potrebbe essere quello titolare alla prima giornata. Concludiamo anche con l'ultimo appunto e prendiamo spunto da Tutto Sport. Leggiamo ufficiale: OH3 va a Brookfield. In realtà nei fatti cambia poco, ecco, Brookfield era già socio di maggioranza di OH3, ha acquisito completamente il fondo statunitense. Per l'Inter cambierà pochissimo, OH3 continuerà ad esistere ma sarà di proprietà di Brookfield. La gestione dell'Inter sarà praticamente la stessa, non cambierà nulla, ecco, sul mercato, non aspettiamoci stravolgimenti di mercato, anche perché, come detto, Brookfield era già socio di maggioranza. E insomma la linea tracciata sarà la stessa, quindi si proseguirà con l'idea di non aumentare i costi, anzi di contenerli per quanto possibile, di aumentare i ricavi. Insomma, occhio sempre particolarmente attento al bilancio. Cambia praticamente pochissimo, era giusto l'appunto finale. Aspetto anche le vostre considerazioni nei commenti. Ecco, se il nome di Romero vi convince e se secondo voi può essere un upgrade non per valore assoluto rispetto a Pavard, ma per caratteristiche, per quello che in questo momento serve all'Inter, per quello che chiede Chivu, per quello che manca per quanto riguarda il reparto difensivo, e insomma anche la vostra idea su tutte le altre ultime di giornata. Commentiamo come al solito insieme quello che succede in casa nerazzurra e come sempre io vi lascio con un gran bel Forza Inter.